nonostante tutto quello che gli sia capitato nella sua vita, che le abbiano ucciso il marito, le abbiano ucciso il fratello, eccetera, lei ha sempre continuato a tenere quest'amore, ad aiutare le persone, non è diventata chiusa, non ha voluto vendicarsi contro qualcuno, ma ha sempre tenuto il cuore aperto e ha sempre comunque continuato ad aiutare le persone. Questo non vuole dire che uno deve essere succube e devo perdonare tutti perché è il buonismo, no, perché ognuno di noi ha la parte di ombra e la parte di luce dentro di noi, no? Certo, certo. Eh, Però c'è qualcosa, c'è un punto in cui arriviamo, in cui capiamo che tutto va bene così. È come un po' perdonare, quando io dico con le mie persone, perdonate voi stessi. Quando ti perdoni e ti guardi indietro, io se mi guardo indietro nel mio cammino, non è stato facile, cioè è stato tosta, ho passato cose molto difficili, però quando mi guardo indietro, ora dico, wow, tutto è stato assolutamente perfetto. È stato Mh-mh. perfetto per arrivare qui e guardare chi sono oggi, per diventare quella che sono, anche cose molto forti, anche cose che hanno comunque impattato e fatto soffrire. E esiste a quel punto dell'amore, veramente, ehm, dove tu ritrovi veramente quel grande perdono verso te stessa, secondo me, e verso tutto il resto. Poi è Mh. chiamata questa grande donna anche molto, molto sexy, molto bella, molto che tutti Certo, è una desideravano, che storia tutti erano invidiosi. La sua storia è molto interessante. molto interessante, molto ricca. E Osiride era il suo grande compagno che è stato ucciso dal fratello, Set, questo Senti, che tanto denigrano. Ma Set cos'è? È la nostra ombra. Cioè lui era la luce, Set era la nostra ombra, ok? E okay. guarda caso, se tu pensi alla storia di Osiride, Mi hai che lui è fatto stato venire i tagliato in brividi pezzi, mi sono venuti, con Set? ti sei connessa, ti ho sentito, Uh. eh. Sì, 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 l'ho sentita questa. Lui è stato tagliato in pezzi, ok? Ed è stato ricostruito. L'hanno trovato tutti i pezzi, è stato ricostruito. E lei ha ricostruito questo pene, aiutata da Tot e da altri, perché voleva avere questo figlio che è nato Horus. Ok? Loro sono Horus. le tre divinità, praticamente. Sono padre, madre e figlio, un po' come la nostra Trinità, sono la nostra Trinità. Certo, certo, Ma se certo. tu pensi a Osiride, che è stato tagliato in pezzi, è stato ricostruito ed è e c'è proprio nei templi, vedi tutte le immagini in cui loro, Iside e Tot, che fanno questo lavoro, e lui a un certo punto si risveglia e si tocca la testa e dice: Ah, sono ritornato. Lui ritorna in vita, gli ritorna la vita dentro, ok? Questo. Certo. Però se tu lo pensi, lui non può altro che essere un grande dio extraterrestre, scusami, No, proprio no, lì. certo, certo, Perché certo. come questi pezzi possono essere ricongiunti, eccetera. È vero che lei usava, lei usava la magia, aveva tantissime formule, eccetera. Però lui è stato tutto ricostruito ed è comunque è diventato il dio dell'oltretomba, cioè quello che è in contatto, quello che può tutto, quello che ti apre tutte le porte. E viene venerato in tutto l'Egitto, viene venerato come il dio più potente ed è sempre come mummia, no? Sempre, lui è sempre rappresentato come se fosse una mummia, no? Sì. Perché lui è quello che è in contatto praticamente con tutti gli altri mondi e che ti può aprire qualsiasi porta. Lui è proprio è il Dio per eccellenza qui, Certo, certo, Osiris, certo, Osiris. ok? E la loro storia è meravigliosa perché è una storia d'amore veramente magica e si narra che loro fossero veramente molto felici, che loro ridessero di niente, che fossero felici con niente, bastava stare insieme, no? Quindi questa Certo. grandissima unione, ma è anche una grande unione proprio secondo me, di maschile e femminile, perché quello che mi stanno dicendo qui, e spesso arrivano Osiris e Isis, arriva Joshua e Magdalene, e arriva Kenath e Nefertiti, normalmente. E mi parlano questa unione e questa visione, no? Che noi dobbiamo avere, ma che ognuno di noi deve camminare
ok? Per la propria strada, accompagnato dall'altro, non stando uno sopra l'altro, ma proprio in grande rispetto, no? Di quello che Accompagnato, stiamo no, no, fa facendo, di senso, quello che portiamo, accompagnato, accompagnarci. certo. Questa è la parola che loro mi dicono sempre, però guardando avanti, guardando con la visione, quindi non tanto stare a guardare quello che succede qui. E Isis e Osiris sono questa grandissima unione, di questo grandissimo amore in cui lei disperata trova questi pezzi, lo ricostruisce, lo riporta alla vita e molto spesso, soprattutto in Abydos, ci sono queste immagini dove lei con le sue ali lo protegge, lei protegge il marito, ok? Ok. Questa grande protezione che ha per lui. Perché? Perché lui è il Dio, ok? Loro sono la Trinità e nasce Horus, questa grandissima potenza di questo Dio, che devo citare per forza perché non posso non citarlo, Ti voglio proprio che è chiedere una il cosa a riguardo, già che l'hai citato. Cinzia, tornando gioco a parte al 21/12, no? Che sembra che sia la data del Dio del Sole, giusto? La nascita del Dio del Sole. Correggimi se sbaglio, perché qua sono Qui ignorante a riguardo. ci sono molti templi dove entra il sole, il solstizio del sole che entra direttamente nel santuario. Per Ok, esempio il tempio di Hatshepsut entra il 21 di dicembre, ok, eccola, ok, ok. c'è un tempio meraviglioso nell'oasi del Fayum, dove entra il sole il 21 dicembre. Ci sono vari templi in Egitto dove il Ah, sole ok. entra proprio nel solstizio del 21 dicembre, quindi è molto importante qua tra l'altro il 21 dicembre. Ok, ok. E questo è il motivo perché c'è questo allineamento del Sole. Perché mi ricordo questa storia, io poi te lo dico scherzando, però mi ricordo che c'è qualcosa degli egiziani di questo 21 dicembre. Sì, il 21 dicembre è questo, però poi c'è anche invece ad Abu Simbel che è un'altra data, che ha due date in cui il sole entra direttamente nel santuario Ok, di Abu Simbel ed è loro lo chiamano il miracolo del sole, proprio questo, si chiama il ok, miracolo del sole, ok. assolutamente. E ci sono vari templi, qui ci sono dei templi in Nubia, che dove entra il sole proprio il 21 dicembre e va a illuminare esattamente dentro il sacrario, entra proprio e arriva proprio Ah, dentro il entra. sacrario. E E anche anche a lì. Karnak, all'entrata di Karnak c'entra proprio, cioè quando c'è il solstizio entra proprio il sole ed è uno spettacolo meraviglioso, veramente una Anche cosa lì, fantastica. guarda caso che c'è la perfezione, la geometria, no? Nel creare una cosa così, cioè che il sole entri in allineamento in quel giorno, esattamente in quel Tu posto. pensa che nel tempio di Spettacolo. Hatshepsut, che è questo tempio meraviglioso scavato nella montagna, che era il suo tempio funerario di questa regina faraone, questo tempio è stato costruito dal suo architetto, nonché il suo grande amore, per dicono il suo amante, ma per me era il suo grande amore, era questo architetto, e lui ha costruito tutto questo tempio dove ci sono, vabbè, varie cose, c'è questa scala che sale, ma quando tu arrivi lì proprio senti che è la montagna attaccata. Certo. C'è un santuario e nel santuario, guarda caso, il sole entra proprio lì il 21 dicembre. Quindi pensa come allora, con i mezzi che avevano, come può avere Cioè, scoperto e fatto le misurazioni, no? Quello che doveva fare, no? E entra proprio lì dentro e ci sono poi dei mezzi, te lo manderò se non l'hai visto, c'è un video che ho fatto dentro proprio questo posto di Hatshepsut e una delle foto che ti ho mandato ieri, dove ha tutti i raggi del sole, sono dentro questo santuario. ok. Ed entra proprio lì dentro e quello è magia pura, quel posto è Ah, magia pura, quando tu arrivi lì spettacolo. senti proprio la connessione veramente dal cielo al chakra della terra che si espande in tutto l'Egitto, tutto il pianeta, perché qui non è che si spanda solo nell'Egitto, ma secondo me è proprio l'espansione che tu mandi a tutto il pianeta, capisci? Cioè, quando apri puoi mandare veramente a tutti e tutti possono ricevere. Sai che a volte ho fatto un video poco tempo fa in un tempio e li ho semplicemente invitati a camminare con me, nient'altro. E le persone mi hanno scritto che hanno sentito l'energia, ho semplicemente No, siamo inviato tutti l'energia che connessi, sentivo. certo. Siamo tutti Ed è connessi. meraviglioso, questo è Bellissimo. bellissimo, è una cosa Bellissimo, che mi fa bellissimo. veramente commuovere, ti dico la verità. Bellissimo, Cinzia. No, è un grande messaggio di unione ed è una grande anche consapevolezza di come pensiamo di essere, già nella società pensiamo di essere tutti separati.
mentre invece così non è. Ma Siamo tutti assolutamente connessi no. qui nel cuore. E infatti dovremmo riuscire tutti a connetterci